Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunlight e questa è la gormanalisi correttiva della seconda serie, che includerà più o meno tutti i gormiti della seconda serie con le informazioni che non avevo al tempo o che ho aggiunto adesso perché non volevo trattare in quel periodo lì. Ad esempio la Cartoon e l'Elemental Fusion, per i gormiti che hanno la forma Elemental Fusion e di cui abbiamo informazioni di questa. Questo video non è scriptato come gli altri, non ho preparato un testo preciso, ma ho un canovaccio delle informazioni. Uno perché è una roba gigantesca e due perché non ho tempo, lo sto registrando 2 giorni prima della pubblicazione e mi ammazzerò nel montaggio. Quindi ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale perché questo è vero amore nei vostri confronti, ragazzi. Anche perché il 18 marzo 2022 tecnicamente il canale ha fatto 2 anni. In pratica li farà a giugno e il video fra virgolette speciale dei 2 anni del canale uscirà a giugno e sarà l'aggiornamento della collezione, insomma. Quindi vorrei ringraziarvi per avermi seguito per tutto questo tempo. Ancora devo fare il video 1000 iscritti, ma comunque voi siete qui e questa cosa è incredibile, pazzesca e folle, completamente folle. Allora, seguiamo l'ordine delle gormanalisi che ho fatto. Quindi partiremo dall'aria e finiremo con la terra, e anche i gormiti all'interno li ho fatti in ordine di quando li ho trattati. Infatti cominceremo quindi con Oscuro Sanguinolento. Di Oscuro Sanguinolento abbiamo molte informazioni. Dall'album delle figurine come informazione aggiuntiva abbiamo soltanto che fa da sentinella del suo popolo e che sognava di torturare le creature di Gorm da sempre, e quindi ora può farlo perché il tradimento di Helios gli permette di essere malvagio senza essere giudicato male. Ciò però va in contrasto con gli eventi del magazine e non so come pensarla. Magari è la facciata che dà ai suoi compagni, mentre nel profondo tiene alla bontà del suo popolo. Magicorvo. Dall'album delle figurine, sempre serie Atomic, veniamo a sapere che grazie alla magica leggerezza i suoi poteri magici sono sterminati ed ora è lo stregone più forte di Gorm. Ovviamente ora inteso come periodo Atomic, perché sappiamo che poi le livelli di potenza salgono a dismisura, quindi fino alla seconda serie Atomic è il più forte. Mangiamente. Questo non sono sicuro se ne avevo parlato nel video oppure no, non sono andato a riguardarli tutti quanti per bene, per benino, perché sai, sono ore di contenuti che ho fatto, quindi li ho già visti abbastanza, non mi va di rivederli. Dall'album delle figurine della serie Atomic veniamo a sapere che controlla e legge pensieri anche da grande distanza ed è il secondo stregone più forte dopo Magicorvo, grazie alla forma Atomic. Inoltre dal retro del poster del magazine dei gormiti si è fatto sapere che aprendo le ali amplia la sua energia, e va bene, ma ora la quantità è tale che l'energia stessa avvolge il nemico e non gli lascia scampo. Una roba mostruosa, insomma. Boh, va bene. Come mossa si può dire ha lo sguardo ipnotico, che cancella dalla memoria volontà e ricordi della preda. Una roba davvero incredibile. Se colpisse qualsiasi gormita e andasse a segno, sarebbe la fine per lui. Vorticus. Dall'album veniamo a sapere che ha come mossa il Gorgo dell'Incubo, che viene definita come una spirale infernale. Non è molto chiaro in questo, immagino sia un tornado molto fastidioso e potente. Sempre dall'album, nella forma Atomic, ci viene detto che è composto dall'essenza del vento e che la sua energia è duplicata. Lo vediamo anche nella serie Cartoon, Ritorno dei Signori della Natura, negli episodi 33 e 34, nell'ordine degli episodi da 10 minuti. Nell'ordine degli episodi da 20 minuti sono l'episodio 17. Farò la lista degli episodi in base alla lista a 10 minuti perché nel nostro paese è così e il target principalmente è quello. Non so se nei sottotitoli qua sotto risolverò con il numero degli episodi giusto, ecco. Nell'episodio lo vediamo attaccare dei gorbattenti della foresta, una famiglia di gorbattenti della foresta. Poi veniamo a scoprire che era sotto il controllo di Strappapensieri, però comunque ci dà una bella visione dei suoi poteri.
Intanto dal punto di vista della resistenza non viene smosso da un Aqua Blast di Toby e i suoi attacchi sono belli potenti da riuscire perfino a sollevare 3 gorbattenti e Lucas, il Signore della Foresta. Gli attacchi d'aria possono essere spostati da un altro colpo d'aria o almeno un colpo d'aria da parte del Signore della Natura, Jessica, e se l'uragano finisce su una superficie d'acqua comincia ad assorbirla, aumentando il peso del vortice e facendo annullare la mossa perché non è capace di mantenere un uragano d'acqua. Inoltre poi vediamo che non è forte quanto Jessica, ma è il Signore dell'Aria, quindi è giustificabile, però riesce ad assorbire un Aqua Blast di Toby senza alcun problema. Una cosa molto strana è che il suo corpo viene preso dalle liane avvolgenti di Lucas e dai tentacoli degli abissi di Toby, ma c'era stato detto nelle serie precedenti che il suo corpo è fatto di aria pura, quindi com'è? Non si sa. Io preferisco rimanere sulle fonti delle prime serie, ma fate voi. Un altro modo per attaccare è utilizzare l'uragano per sollevare delle rocce per poi lanciarle contro i suoi avversari. Particolare. Ha una figure dorata, esclusiva, oltre alle forme atomiche normale, ed è una forma dorata esclusiva straniera, non vi so dire per bene il paese. Qui apro una piccola parentesi sulle figure alternative. Elencherò alcune figure alternative, esclusive, eccetera. Non sono tutte, sono quelle che conosciamo al momento, potrei anche averne dimenticate qualcune, però cerco di essere il più completo possibile. In questo caso abbiamo una figure dorata straniera, non conosciamo per bene la provenienza, anche perché molti paesi avevano figure dorate ma in fonti diverse. Se le persone straniere stanno guardando questa parte, quando vedete una figure dorata dite se dal vostro paese come la trovavate, ok? Potrebbe far comodo alla community. Dragon. Dall'album veniamo a sapere che una sua tecnica di attacco è schiantarsi addosso ai nemici con la sua grande velocità. Nell'Atomic veniamo a sapere che era più grande sostenitore del tradimento di Helios e quindi quello più felice che ciò sia avvenuto. Inoltre lo vediamo nei giochi Digiblast Masters of the Gorm Island e Lotta Oscura, come sgherro comune sia nella forma base che nella forma Atomic. Appare come figure nella serie Il ritorno del Signore della Natura, ma nel cartone non lo vediamo. Lo vediamo però nel magazine, dove appare nei volumi 19, 22 dove dà una mano a Jessica, 27 dove dà un aiuto a Toby sollevando Delos per trasportarlo praticamente, e nella carta descrittiva della figure veniamo a sapere che spara raggi inceneritori dalle zampe. Noi sapevamo che li sparava dalla coda, adesso probabilmente li spara anche dalle zampe. Inoltre la sua bocca tenaglia può stringere e stritolare i suoi avversari. Non so quanto sia pratica, ma in aria è molto veloce, vabbè, lo sappiamo. Un'altra sua tattica di combattimento è girarti intorno con la sua enorme velocità per distrarti e poi ti attacca quando meno te lo aspetti. Inoltre ha una vista a 360 gradi. Nella magazine ha una figure esclusiva coi colori Elemental Fusion con carta annessa. Allora, nella carta di Elemental Fusion ci viene detto che il suo corpo è simile a un pericoloso insetto. Le libellule non sono pericolose molto per i più umani, ma nel meta in cui si trovano sono abbastanza potenti, sono belle resistenti e sono estremamente rapide, quindi si può dire così. Inoltre ci viene detto che grazie alla fusione degli elementi dell'aria adesso è al suo apice di potenza e velocità, ed è così veloce in aria che nessuno riesce ad afferrarlo. Ha una nuova tecnica di combattimento, cioè stordire gli avversari, qua proprio stordire per bene, ronzandogli intorno, poi colpirli con una scarica di energia del vento che li brucia o li fulmina. Qui non è molto chiaro, ma credo che forse dovrei aprire una breve parentesi sull'Elemental Fusion. L'Elemental Fusion è una serie molto particolare, il cui funzionamento non è molto chiaro. Praticamente è come se ogni gormita ricevesse tutti i poteri del loro elemento, ok? In questo caso è come se avesse ricevuto il potere di
controllare l'aria calda, quindi ti brucia, oppure ti fulmina. Sapevamo che aveva poteri elettrici, quindi può essere che sono incrementati, e quindi è molto strana l'Elemental Fusion, la vedremo più volte e niente. Proseguiamo con Falco Silente. Delle serie 2 Atomic non abbiamo alcuna informazione aggiuntiva. Nel cartone invece lo vediamo per la prima volta nell'episodio 37-38, in cui si comporta quasi da capo del suo popolo. Però non è molto chiara la situazione, dato che qualche episodio prima avevamo visto che Magica Vedetta faceva lo stesso ruolo. In questo episodio Falco Silente si fida estremamente di una profezia, che però è stata falsificata da Lavion, si viene a sapere. Da qui abbiamo uno scorcio della cultura del popolo dell'aria, che tiene molto alle tradizioni e alle profezie che ha. Non vediamo molto altro di rilevante, tranne che si butta in picchiata e fa cadere Lavion colpendogli le gambe. Nulla di che. La volta successiva in cui lo vediamo è in Eclissi Suprema, a patto che non mi sia perso qualche episodio, qualche apparizione così nel mentre, nel caso fatemi sapere. E lo vediamo soltanto, appare e basta, negli episodi 33 e 34 della serie Eclissi Suprema. Nel magazine del Ritorno del Signore della Natura lo vediamo nei volumi 19 e 20 come comparsata, nel 22 dove dà una mano a Jessica nel combattere gli avversari, nel 27 dove va aiuto a Toby sollevando Martello, sempre per la stessa ragione di Dragon che solleva Delos. Ha una figure nel Ritorno del Signore della Natura, e nelle carte veniamo a sapere di una sua tecnica. La tempesta accecante è un raggio di luce accecante che può sparare dal suo braccio, con il quale stordisce i suoi nemici. Inoltre la strategia è che si lancia e picchiata sui avversari, dilaniandoli con il suo becco dilaniante. È il nome del suo becco, a quanto pare. E con gli artigli delle cime tempestose, che sono i suoi artigli. Può caricare anche di energia rossa i suoi occhi. Non ci viene detto a cosa serve, massimo può avere un potere intimidatorio. Non lo so. Come i giocattoli, quelli tarocchi che hanno il pulsantino che si illumina, non fanno nient'altro. Quello praticamente. Nella collezione italiana del Ritorno del Signore della Natura ha anche una figure dorata, esclusiva edicola. Tutti i gormiti dorati di quella serie hanno la stessa descrizione. Adesso in lui è racchiusa una nuova forza e il suo corpo risplende di rinnovata potenza. Niente di che, però è figo. Passiamo al Signore della Natura. Helios, il Signore dell'Aria. Dall'album veniamo a sapere che ha la violenza dei cicloni negli occhi, che non vuol dire niente, e ha la rapidità di un fulmine. Quindi veloce almeno quanto Dragon. E ciò giustifica la scena in cui, nel corto di Grande Eclissi, in cui Dragon ed Helios volano pari a pari. Probabilmente sono i due gormiti più veloci del loro popolo. Infatti sono amiconi. Ci viene poi detto che i suoi gormiti obbediscono ai suoi ordini solenni e severi, perché si fidano delle sue strategie di battaglia eccellenti. Il che richiama nuovamente la tendenza del popolo dell'aria a seguire tradizioni e autorità. Ma può anche semplicemente significare che Helios è così bravo che convince tutto il suo popolo. Semplicemente si vanta un pochino troppo. Sempre dall'album, ma dalla sua forma Atomic, andiamo a sapere che è carico d'odio. Non si capisce per cosa, non si capisce perché. Vabbè, è carico d'odio. Appare nei videogiochi di Masters of the Gorm Island e Lotta Oscura. E basta, non c'è molto altro. Popolo del Mare. Multiplop. Non abbiamo nessuna notizia aggiuntiva. Tutto quello che ho detto nel video va benissimo per ora. Elico il Guardingo. Dall'album di figurine nella serie Atomic ci viene fatto sapere che crea vortici degli abissi con le trivelle attraverso la mossa Onda Trivellante. Lo vediamo in Ritorno del Signore della Natura solo in forma animata, nell'episodio 6, in cui è stato ipnotizzato da Sparafuoco. Ci viene fatto vedere come ruotano le trivelle, le conchiglie nelle sue mani e con quale velocità riesce a scavare nel terreno. Inoltre ci viene fatto vedere riesce a far ruotare il torso così rapidamente che, mettendosi in T-pose, può diventare un'elica e muoversi in acqua più velocemente. Quando
si muove in questa maniera oppure tuffandosi con le trivelle non riesce a curvare, quindi per cambiare direzione si deve fermare e ripartire. Nell'episodio viene bloccato con delle alghe e poi liberato dal controllo di sparafuoco. Tartantica. Dalla seconda serie Atomic non abbiamo nulla da correggere o aggiungere, ma alla serie Ritorno del Signore della Natura abbiamo molte informazioni. Appare per la prima volta nell'episodio 17 e 18, dove ha una previsione terribile e manda Martello a chiamare il Razzle per essere aiutata. Viene attaccata da Drakon, avvelenata dal mare, e poi accompagna i signori alla prigione dove è stato portato il Signore del Mare e Martello. Poi sta lì in giro a gironzolare, non la vediamo per niente combattere. E basta. Mi pare che non la vediamo più al di fuori di forse apparizioni brevi. In caso mi stessi sbagliando, fatemi sapere nella sezione commenti. È un po' strana come cosa, ma... il magazine del Ritorno del Signore della Natura appare nei volumi 19, dove fa semplicemente un'apparizione breve, nel 20, dove dice frasi pacifiste completamente a caso ma viene ignorata da tutti quanti, e nell'episodio 28, dove appare indebolita ma si riprende assumendo dei cristalli di sale nero. Li vedremo meglio più avanti, i cristalli di sale nero, e magari, se riesco, in un video dedicato agli artefatti, oggetti magici e magie dei gormiti della serie cartoon. Poi attacca Bombos, diventato enorme, assieme a Cavarex e Martello, e in qualche modo riescono a farlo rimpicciolire. Ha una figure Ritorno del Signore della Natura, e nella carta ci viene fatto sapere che le sue pinne sono ricoperte di aculei, quindi abbiamo una capacità offensiva da Tartantica, e che la sua bocca è un vero e proprio uncino con cui dilania i suoi nemici. Anche Tartantica ha una figure magazine esclusiva in forma Elemental Fusion con carta. Qui ci viene fatto sapere che la fusione degli elementi del mare le dà più forze e le permette di vedere un futuro ancora più lontano. Qui poi sulla parentesi che avevo aperto allora non so più, fate voi, fate come preferite. A me piace l'idea di una Tartantica che è intelligente e prevede il futuro grazie all'intelligenza e non con la magia a caso. Inoltre l'interità del suo corpo viene ricoperta da aculei. Il guscio diventa così duro che respinge ogni colpo, con il pensiero può formare potenti vortici d'acqua e alzando le pinne può formare gigantesche onde d'acqua. Nell'art, qui faccio un'altra piccola parentesi sull'Elemental Fusion, sembra essere fatta di ghiaccio. Questa è una delle ragioni principali per cui alcuni pensano che l'Elemental Fusion sarebbe dovuta essere la Final Evolution per i gormiti cartoon. Può essere di no. Di sicuro la palette è la stessa. Inoltre Tartantica ha una figure esclusiva straniera dorata. Classico. Hypnorana. Non abbiamo molte informazioni tranne che appare nei giochi Masters of the Gorm Island e Lotta Oscura Cavarex. Per qualche motivo questo gormita ha una quantità enorme di informazioni con la cartoon. Appare sia come figure che nel cartone stesso. Lo vediamo nell'episodio 15-16, dove è drogato di cristalli di sale nero, che sono degli oggetti che ti danno poteri aggiuntivi, ti incrementano enormemente la tua potenza di base, e però l'unico effetto negativo è che, finito l'effetto dei cristalli, ti dimentichi completamente di quello che è successo. Alcuni dei poteri che ottiene attraverso questi cristalli sono poteri congelanti, con cui può congelare qualsiasi cosa in enormi blocchi di ghiaccio, con uno laser stile Ben 10, e inoltre se colpisce semplicemente il terreno può creare degli spunzoni, non so perché li chiamo spunzoni, delle stalagmiti di ghiaccio, stile personaggio generico di anime che ha poteri di ghiaccio, ecco. Inoltre può controllare enormi onde di ghiaccio. Probabilmente ciò è l'effetto di una combinazione di potere congelante con un altro suo potere presente nella sua forma base nel Ritorno del Signore della Natura, cioè la creazione di maremoti. Lo vediamo nel fanbook ad esempio, con cui evoca onde gigantesche. Inoltre un'altra mossa che ottiene con i cristalli sale nero è l'anticipazione tattica, con cui legge la mente dei suoi avversari prevedendo le sue mosse. Nell'episodio stesso ha assunto questi cristalli per proteggere l'isoletta del mare dall'assedio di Orrore Profondo e altri gormiti del vulcano, ma attacca anche i signori della natura che sono lì per controllare la situazione perché stava generando casini.
Riescono a batterlo perché Toby è un idiota deficiente che non pensa. Quando finisce l'effetto dei diamanti si scorda tutto quello che è successo. Poi quando arriva all'ore profondo e prende alcuni cristalli, lo manda KO con un solo colpo. Lo vediamo però poi spaccare completamente il ghiaccio con mani nude. Va bene, considera Medusa Antica come una sorta di capo e che poi verrà punito per quello che ha fatto nell'episodio. Riappare nuovamente nell'episodio 39-40, dove finisce in una camjar ma poi viene liberato. Non fa letteralmente niente. Nel magazine appare nel volume 20, dove guardia Schianacciaio affogare. Nel numero 22 combatte contro Bombos e Maio infuocato assieme a Delos. Qui vediamo un altro paio di mosse. Onda tumultuosa, che è un getto d'acqua che parte dal mare e butta a terra Maio infuocato, che però fingeva di essere in difficoltà. Poi Calyrex rimane bloccato nel recinto lavico di Bombos e basta. Nel volume 28 appare indebolito assieme a Tartantica e Martello, e però si riprende anche lui prendendo cristalli di sale nero. Sembra essere un punto di riferimento per gli altri gormiti del mare, ma più di così non sappiamo bene del suo ruolo sociale. Può essere che è aumentato dal suo ruolo di sergente. Attacca Bombos diventato gigantesco assieme a Tartantica e Martello e in qualche modo riesce a farlo rimpicciolire. Descrizione delle carte del Ritorno del Signore della Natura. Il suo corpo è tipo una corazza impenetrabile. Nel fanbook veniamo a sapere che gli artigli taglienti con cui ha spezzato il ghiaccio nell'episodio sono chiamati implacabilità delle lame. Non mi chiedete perché, è stupidi i nomi delle robe, vabbè. Veniamo a sapere il nuovo potere, cioè che agitando le mani in acqua può generare delle onde altissime. No, perché non è nuovo questo, è creazione di maremoti. Veniamo anche a sapere che la sua mascella è fortissima e con essa riesce a frantumare qualsiasi cosa in pochi secondi. È sempre pronto ad aiutare il suo popolo. È molto meglio rispetto a come veniva presentato in seconda serie, dove veniva praticamente detto che è inutile. Ma non viene più citato nella serie cartoon il suo potere di bloccare la gente con poteri elettrici o mentali. Strano. Però vabbè, questo che ha avuto è comunque un miglioramento rispetto all'inutilità che sembrava essere in seconda serie. Nella collezione del Ritorno del Signore della Natura ha una figura esclusiva dorata per l'edicola. Sempre la stessa descrizione che aveva anche Falco Silente. Adesso lui era chiuso a una nuova forza, il suo corpo risplende di rinnovata potenza. Niente di che. In altri paesi invece ha una figura esclusiva argentata, non sappiamo comunque bene da dove viene. Murena, dall'album Atomic veniamo a sapere che diventa invisibile grazie alla rigenerazione. Vabbè. Carapax. Dal punto di vista del nome, nella sezione commenti del video di Carapax, qualcuno aveva suggerito che l'ultima parte di Carapax, Pax, derivi dal latino Pax Pacis, che vuol dire pace, il che potrebbe essere una possibile ispirazione per il suo nome, perché sarebbe dovuto essere colui che portava la pace su Gorm, e per un periodo in realtà ce l'ha fatta. Dal poster del magazine veniamo a sapere che può controllare le onde con lo sguardo. Appare nei giochi Digiblast, Masters of the Gorm Island e Lotta Oscura come avversario. Passiamo al popolo del vulcano. Questo è molto simpatico da analizzare. Allora, Geyser, nessuna informazione aggiuntiva. Lamacciaio, nessuna informazione aggiuntiva. Incubo di fuoco, nessuna informazione aggiuntiva. Incandescenze fantasma, nessuna informazione aggiuntiva. Misterioso cavaliere, dall'album delle figurine nella forma atomica veniamo a sapere che è temuto dai suoi compagni. Non mi ricordo se l'avevo messo oppure no, quindi ce l'ho rimesso nel dubbio. Basta. Bombos, ecco, è pieno di roba. Perché? Perché nella cartone è utilizzato costantemente. Intanto dall'album delle figurine veniamo a sapere che i proiettili di fuoco possono sciogliere la roccia. È un po' stupida come informazione perché sappiamo che può sparare lava. Inoltre appare in Masters of the Gorm Island, Lotta Oscura e come avversario generico, e in Game Arena e Agguato nella Valle come personaggio giocabile. Potrei farvi vedere il gameplay, ma ci potete giocare, quindi. Allora, passiamo al Ritorno del Signore della Natura, che qui è pieno di roba.
Cosa molto strana è che nella serie Ritorno Signore della Natura Bombos è estremamente legato all'Avion. Ogni volta che lo vediamo è con l'Avion, nonostante nelle carte descrittive dice che è un fedele sottoposto di Orrore Profondo, anche se non li vediamo mai assieme in tutta la durata del cartone animato. Allora, la sua prima apparizione negli episodi 3 e 4, dove sta cercando di liberare l'Avion dalla prigione in cui era stato mandato dal popolo della foresta. Qui veniamo a sapere che i suoi capezzoli possono parlare. Non si sa bene se anche le altre bocche possono parlare, spero di no perché ne ha un paio sotto i piedi. Nell'episodio finisce nella dimensione in cui si trova l'Avion e in qualche modo riesce ad uscire da lì, non molto specificato, fuori dalla scena probabilmente. Riappare poi negli episodi 19 e 20, dove sta bruciando degli alberi assieme all'Avion. Vediamo che è abbastanza forte da sollevare e lanciare alberi, stile Tao Pai Pai. Alla fine dell'episodio resta bloccato nello zolfo o qualcosa del genere, ma tanto poi si libera in scena non mostrata. Negli episodi 27 e 28 lo vediamo cercare di bruciare delle rocce, questa cosa è molto divertente, ma sappiamo che può riuscirci, ma vediamo che non è molto efficace. Lo vediamo sparare sfere di lave contro vari avversari, ad esempio Roscalion, ma che li scaglia via, Toby che li riflette in un'altra direzione attraverso l'Aqua Blast, vengono fermate da un attacco d'aria di Jessica, quanto pare fanno proprio così schifo, però dobbiamo considerare che questi sono i signori della natura, il soffio mistico di Lucas che dovrebbe farlo addormentare lo fa invece sparare in ogni direzione a caso e per qualche motivo neanche colpisce Roscalion, colpisce tipo alla base dei piedi e Roscalion viene sconfitto, non si capisce bene il perché. Episodio 37 e 38 lo vediamo resistere ad dall'attacco dei venti di Jessica. Colpisce per sbaglio l'Avion facendolo sbattere contro il muro e lasciargli il segno, ma l'Avion non si fa niente. È giusto per questi esempi contro gli avversari per far capire il livello di potenza, anche se non è molto, molto chiaro. Episodi 43 e 44. Ha mangiato la radice del caos, il che lo ha reso molto assonnato, però piano piano sta diventando un gigante. Alla fine dell'episodio è dimensione kaiju, i suoi colpi si ingrandiscono come il suo corpo e provocano delle esplosioni incredibili. Si ritrova in uno scontro fra kaiju contro Toby, il signore del mare, e ovviamente perde perché contro un signore della natura è un problema. Negli episodi 47 e 48, che sono di preambolo alla fine della serie, ha principalmente lo scopo di comic relief, non fa granché, però vabbè. E nel cartone non lo vediamo più. Nel magazine appare nel volume 22 dove combatte contro Delos e Cavarex assieme a Maio Infuocato. Da qui vediamo la mossa Propulsori Lavici, una mossa con cui spara del fuoco dalla pianta dei suoi piedi così forte che riesce a sollevarsi a terra. Suppongo che c'è una bocca di fuoco anche sotto i suoi piedi di conseguenza. Poi ottiene il bastone del vecchio saggio che gli permette di o potenziare le sue mosse o averne di nuove. Non lo sappiamo per bene, ma io le cito lo stesso. Il recinto lavico con cui circonda il nemico di fiamme, impedendogli di uscire, anche se vabbè sono fiamme, cioè vabbè. E poi lo vediamo usare la mossa lava incrociata assieme a sparafuoco con cui lanciano un getto assieme che diventa enorme, però viene comunque bloccato da Toby. Nei volumi 29, 30 e 31 non lo vediamo fare una scorpacciata di diamanti di sale nero, però lo rivediamo poi essere gigantesco. Non so cos'è questa fissa nei diamanti di sale nero e su lui che diventa gigantesco, però è figo. Sembra resistere tutti gli attacchi che riceve, ma a un certo punto Tartantica, Martello e Cavarax lo attaccano e basta, e non so perché rimpicciolisce. Vabbè. Nelle carte veniamo a sapere nulla di che, soltanto che lancia della lava solidificata dal suo braccio cannone, però cioè vabbè. Ha una figure dorata in serie 2, straniera, e una figure Ritorno Signore della Natura argentata, sempre straniera. E direi di fermarci qui a Bombos. So che è brutto lasciare le cose a metà, è più o meno deciso sul momento perché ho tutti gli appunti qua. L'unico problema è che ho registrato 43 minuti. Il video di l'iceberg dei Gormiti, uno dei più lunghi del canale, ha tipo un'ora
di registrazione, il che vuol dire che, dato che sono a metà strada, avrei un'altra 3/4 d'ora per parlare, 1 ora e mezza. Sarebbe un video infinito da fare, da montare, da editare, da caricare. Di conseguenza lo divido in 2 parti. Mi fermo a Bombos, perché più o meno Bombos e Errore Profondo hanno la stessa quantità di roba, e ho fatto 2 popoli e Bombos. Prossima Gorm Analisi continuerò partendo da Orrore Profondo e arriverò fino a Colossus. Mi dispiace per il contrattempo, però davvero è una quantità gigantesca di dati, informazioni aggiuntive, quindi questo è l'unico modo per riuscire a darveli in un orario decente, senza che mi ammazzo, senza che... non lo so. Quindi direi di chiudere il video qua. Grazie mille per averlo visto, grazie mille per aver fatto compagnia. Non è vero, io non sono in live, perché parlo come se stessi in live. Grazie per aver visto il video, spero che vi mettiate like, spero che vi iscriviate al canale, spero che commentiate. Se ci sono errori che ho fatto nella correttiva, fatemelo sapere, che ve li metto nella seconda parte della correttiva, forse, non lo so, ci spero, non lo so. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Piccio e cacca.